Sono passati 4 giorni fantastici ed è ora di ripartire. Fatta la foto ricordo, caricata la moto, si passa ai saluti. Arrivederci. Ciao. Ciao Mubarak. Viaggi, alla prossima inshallah. Mubarak è veramente un personaggio. La sua filosofia di vita: accettare e vivere con quel che oggi ci viene offerto. Può essere tanto, spesso è poco, ma se Dio vuole, domani potrà essere di più. Nel suo Auberge La Tradition ho pattuito un prezzo di 10 euro a notte. È un posto spartano, ma è ciò che cercavo. Essere davanti alla duna, aspettando il tramonto nella più assoluta tranquillità e il vento che fa da colonna sonora è stato impagabile. E grazie a lui ora conosco meglio questi luoghi e questa gente. Rieccoci. Come sono arrivato riparto. Solo che questa volta devo fare quasi da solo. Ma vedere che un ragazzino corre per aiutare uno sconosciuto significa che qui aiutare il prossimo, chiunque esso sia, è insito Ok. nella cultura. Merci, mon ami. Ok. Merzouga è lontana. Mi volto per un ultimo scatto alle dune, ormai diventate piccolissime. Ora ho un'ultima fermata a Rissani. Stai tranquillo, sono in negozio. Mustafa ha insistito che passassi prima di ripartire. È già nel suo negozio ad aspettarmi e mentre attendo che finisca di incartare un oggettino da portare a casa, guardo ancora una volta questi scaffali che sembrano pieni di inutili chincaglierie, ma in realtà sono carichi di storia e di paziente lavoro artigianale. Tutti oggetti barattati dal papà di Mohammed e provenienti da insediamenti nomadi nel deserto. Attività che spesso lo tiene lontano da casa, anche diversi mesi. Dopo la foto di rito, i saluti. E anche Rissani è alle spalle. Deserti, montagne, canyon. Pensare che milioni di anni fa questi luoghi furono il fondo di un oceano ha dell'incredibile. Ed è da lì che ha preso questo colore rosso, la friabile roccia di cui è composto tutto ciò che mi circonda. Perché non è nient'altro che calcite ed aragonite, in pratica ciò che resta dei gusci di crostacei sedimentati nel tempo. Tutta quest'area ha grande rilevanza geologica. Non stupitevi se per caso vi fermate a scavare nella sabbia e vi trovate il femore di un tirannosauro tra le mani. Sul lato di un'altura hanno disegnato con pietre bianche il simbolo Amazigh, uomo libero, sinonimo di berbero, perché questo è ciò che questa gente si sente, uomini liberi. Nei secoli si sono dovuti piegare a Fenici, Greci, Romani,
e verso la fine del 600 d.C. l'islamizzazione da parte degli arabi, che trovarono gioco facile in quanto con astuzia coinvolsero nei governi locali le popolazioni conquistate. Fino a tempi più recenti, dove la Spagna e soprattutto la Francia occuparono il Nord Africa. Ma questa gente ha sempre mantenuto la propria dignità e le loro tradizioni, lottando perché la loro cultura non venisse fagocitata dalla modernità. Tanto che nel 2011 la lingua berbera è stata riconosciuta come lingua ufficiale e viene tuttora insegnata nelle scuole. Ed ecco l'oasi di Tinghir, 1400 metri sul livello del mare. Sto attraversando il ponte Oued Toudga, che unisce le due sponde del fiume Todra. Da qui partono le omonime gole. Quest'oasi si sviluppa verso nord tra le montagne dell'Atlante per circa 30 km. In questo largo canyon ai margini del fiume sono nati palmeti e appezzamenti di terreni coltivati. Il loro colore verde va in netto contrasto con il colore rossiccio di case e montagne, diventando così qualcosa di insolito da ammirare e fotografare dai belvedere appositamente creati per i turisti. La gola diventa sempre più stretta, le pareti delle montagne ai lati sono a picco sulla strada e sembrano voler inghiottire i viaggiatori. Col de Gaulle, ici. Le parking? Sono appena arrivato all'Étoile de Gorges, l'hotel che mi ospiterà per questa notte, che secondo me è in una posizione straordinaria per visitare le gole del Todra. Ora vi faccio vedere cosa c'è lì fuori. Questa è la strada che entra nella gola. La moto forse si vede appena, è parcheggiata là sotto, davanti all'albergo. Mi hanno chiesto 12 euro semplicemente perché ho prenotato oggi, perché ieri erano 10, più le tasse, che sono 2 euro. Direi che si può fare. Standard di pulizia direi per il posto buono, più che buono. E quindi consigliatissimo, ragazzi. Mi travesto da reporter di viaggio e diamo un occhio là fuori. We're caught in burning fire, almost
like Icarus, we fly